Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy, una figura alta circa 62 centimetri, un oggetto bellissimo da collezione in scala 1:3 edizione De Agostini, ma in questo caso, come potete vedere, è l'uscita numero 8 delle 15 previste dell'uscita premium, illuminata da 136 LED. Le parti che vedete nere inferiori, questa parte qui, escluso questi piccoli segmenti, è tutto metallo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Agli altri dico sempre che ne abbiano piacere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di cyborg. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Non so se ve ne siete accorti, ma sono riuscito più o meno a mettere degli abbonamenti, ve l'avevo già anticipato, e questo perché mi sono d'aiuto sicuramente per riuscire ad andare avanti. E in merito a quanto volevo salutare Luigi, il quale si è subito prodigato e si è iscritto per primo. In realtà adesso c'è solo lui però è un buon auspicio perché delle 4 categorie che ho messo come livelli, l'ultimo, diciamo il più importante, ecco, tra virgolette, è sostenitore diamante, e lui è il penultimo, cioè il terzo dei 4 presenti, che è sostenitore speciale. Io ti volevo tanto ringraziare Luigi, è tempo che mi dicevi che mi volevi dare una mano economicamente, io non sapevo farlo, spero di essere riuscito a fare qualcosa, ci siamo anche sentiti e ti volevo ringraziare. Grazie Luigi e grazie a tutte le persone che vorranno aiutarmi. Datemi dei consigli quando magari andrete ad abbonarvi, se c'è qualcosa che vi sembra che sia sbagliato o non siate soddisfatti abbastanza, fatemelo sapere ragazzi, mi raccomando, è importante per me, è molto importante. All'interno ci sono questi che sono i 4 supporti in plastica. Vi dico subito che abbiamo 3 serie di viti, EP e QP da avvitare nella plastica, mi raccomando non usate assolutamente olio, e le CM da avvitare nel metallo, e qui il lubrificante vi consiglio di usarlo. Non è indispensabile, ma può evitare quelle fastidiose rotture all'interno del foro che nel quale andate a avvitare la vostra vite. Le viti EP sono andato già a avvitarmene in testa, in realtà mi sono creato già i filetti per quando andrò a mettere poi la parte inferiore. Adesso andremo a mettere questa insieme, io e voi, che siete parte integrante del canale. Quindi mi sono andato a mettere tutte le 8 viti EP, delle 2 che avevo in più sono andato anche a mettermi dall'altra parte, come vi ho appena spiegato. Poi le viti QP sono andato ad avvitarmele qui e ve ne serviranno 10. Ecco qui. Sono andato già a levarmi tutte le imperfezioni che avevo qui. Passate il dito sopra e sentite, la stessa cosa ho fatto su questo pezzo. Poi l'ultima serie di viti, le CM da avvitare nel metallo, sono andato a mettermele qui, dove andremo insieme, io e voi che mi seguite, a lavorare sopra. Eccole qui. Io mi sono creato già questi filetti, se mi avete seguito li avevo già fatti in precedenza, tanto sono sempre le viti CM che andremo poi a mettere qui. Adesso
Mi rimane soltanto da controllare questo, che non abbia qualche sbavatura, e qui ce n'ha una, vedete? Una piccola lima. Levate la parte più grossa, ma non usatela così dopo, ma fate questo lavoro. Lavorate su tutta la superficie qui della lima. Solo così sarete sicuri di fare un ottimo lavoro, altrimenti rischiate di andare troppo in profondità e scavare il pezzo. E poi chiaramente è più il danno che andate a creare rispetto a quello che vi siete prefissati di andare a sanare. Ecco qui, così va molto bene. Controllo l'altro. Direi che così va benissimo. Cominciamo col primo pezzo. Prendo questo. Mi rimuovo due viti. Così. Metto la prima. Vedete quanto è più semplice, una volta che vi sarete creati i filetti, andare a montare i vari pezzi con le proprie viti. Adesso faccio la stessa cosa su questo pezzo, farò la stessa identica cosa anche per questi due, quindi adesso metto pausa il video e ci vediamo dopo. Una volta fatto questo, vado a rimuovermi le viti QP. E avvito. Queste posso già stringere una volta messe in diagonale perché hanno la posizione obbligata all'interno dello scasso riprodotto qui su questa parte bianca, che poi lavora in trasparenza e permetterà ai 136 LED, questa poi andrà nell'altro pezzo, di illuminare la parte superiore. E devo dire che secondo me è proprio una bella base. Chi ha fatto la base premium come ho fatto io ha anche diritto all'altra, ma certamente è tutta un'altra cosa questa. Sicuramente quella che viene data a tutti è meglio che nulla.
Ricordatevi ad ogni prossimo montaggio di controllarvi sempre le viti che avete avvitato, perché vi permetterà sicuramente il filetto di poter ancora girare un po' la vite che avete messo nei montaggi precedenti. Mi raccomando, controllatele. Faccio la stessa cosa su questo qui, quindi metto la pausa e ci vediamo dopo. E questo è il risultato. Adesso non mi rimane che andare a mettere questo così, devo svitare le viti CM, anche con le dita, guardate, una volta creato il filetto siete agevolati anche in questo. Ecco. Secondo me se lavoro al contrario vado meglio, provo. Allora, vediamo, provo. Cosa sto facendo così? Scusate ragazzi, non riesco a inquadrare tutto. Ecco. Decisamente meglio se rovescio la base rispetto a come me lo fanno vedere invece sulle istruzioni. Così. VTCM. Questa non la metto ancora perché mi aiuterà poi ad alzare questa qua per mettere all'interno l'altra, quindi vado solo a occuparmi di mettermi la vite QP, questa qui. Vediamo con un cacciavite più lungo. Eh sì, perché dal momento che sto lavorando in diagonale, cosa ho fatto? Ho puntato la vite e mentre la avvitavo la spingevo in là per farla andare diritta nel foro, altrimenti la avviterei di traverso. Riprovo. Ecco. Così va bene. Adesso metto subito questo e poi metto la seconda vite lì e quelle a seguire. Ecco qua. Così siamo a posto.
Adesso poi prima di stringere la capovolgo al contrario, controllo che tutto sia a posto e poi stringo. Ecco, avete visto che si è incastrata adesso? Non stringete mai senza controllare. Anche qui attenzione a stringere, perché questa plastica si può anche rompere se stringete troppo. Quindi il consiglio che vi do è questo: arrivate in battuta e poi fate appena una torsione antioraria, così, e allentate un po', appena, così non stressate questa parte. Poi, quando vi arriverà la sessione successiva di montaggio, la numero 9, andrete a controllarvi tutte le viti come vi ho spiegato, se ne avete voglia. Io ve lo consiglio per il fatto che vi avevo detto che si assestano, quindi attenzione. Questa l'ho avvitata, qua siamo a posto. Bene, il montaggio è così terminato. Questa è la nostra parte di base, bellissima. Ecco qui, guardate che stabilità. Su tutte le armature che deciderete di intraprendere come collezione, ricordatevi che tutti gli errori che vi lasciate trascurate sulle parti basse non saranno altro che problemi più grossi poi salendo. Tutto si amplifica, quindi attenzione, lavorate bene sulle caviglie, in questo caso sulle giunture. Se ci sono dei giochi troppo eccessivi dovete andare ad intervenire, chiedo scusa. Quindi ecco, io con il canale cerco di fare quello che posso, quello che riesco. Indubbiamente l'armatura, in questo caso il Cyborg, è bellissima lo stesso, però se è più stabile, anche se avete poi l'asta di sostegno successivamente da mettere dietro, sicuramente è più bella, è più gradevole da vedere e sapere che comunque è solidamente ferma sulle sue gambe, vedete? E suo papà non cade giù. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando, adesso i video li metterò sempre per gli abbonati per un giorno soltanto, perché è un servizio in più che do a loro, ma non vi preoccupate perché poi questi video qui verranno sbloccati il giorno dopo, quindi state tranquilli, è una cosa in più che voglio dare a chi mi aiuta, ecco, spero che loro lo apprezzino e che voi capiate e abbiate la pazienza, qualora decideste di non darmi nulla, speriamo mai, comunque non vi preoccupate perché io non cambio, cerco soltanto di riuscire ad andare avanti, tutto qui. Grazie del vostro tempo ragazzi, e adesso vado a prepararmi il montaggio dal numero 66 al numero 70. Ciao a tutti!